Questo video non ha tanto a che fare con la statistica o scienza dei dati, ma con una metodologia che ha applicazioni in varie discipline, ovviamente anche quelle di derivazione statistica, come la demografia. Tratterò un argomento che avrai visto sicuramente nel titolo, che 6 anni fa era più caldo di adesso, e se anche la trattazione che seguirà, che cercherò di rendere il più scientifica possibile, ti causa disagio, ti invito ad interrompere immediatamente la visualizzazione di questo video. Si può partire da questo articolo che indaga se gli stranieri, a fattispecie i lavoratori stranieri, hanno più benefici che costi per l'Italia, cosa che, come anticipato, qualche anno fa si sentiva di più, soprattutto in televisione. Andiamo a vedere i risultati. Basandosi sugli occupati stranieri, abbiamo questo ammontare in miliardi di redditi, questo ammontare per l'imposta sulle persone fisiche e questo ammontare di imposte totali pagate, inclusi anche i contributi. Considerando anche i costi, qua specifica scuola, sanità, pensioni, l'immigrazione dà un bilancio positivo di circa mezzo miliardo di euro. Questo articolo però è stato scritto nel 2020, a che qualcuno, soprattutto facente parte di alcuni partiti politici che non serve menzionare, potrebbe obiettare, però in questi 500 milioni non ha incluso i costi che derivano dalla delinquenza. Ed effettivamente, leggendo solo questo articolo, non si capisce se qua dentro sono inclusi quei costi. Allora, e qui si gioca la parte di metodologia che ho menzionato nell'introduzione, si può andare a verificare questa informazione nella fonte che qua, per grazia ricevuta, viene esplicitata in maniera chiara. Però facciamo finta che questa cosa non esiste. Proviamo a farci un'ipotesi su quelli che possono essere i costi della criminalità. Se noi cerchiamo numero di detenuti in Italia stranieri, abbiamo questo ammontare che è il 31% del totale. Non ci dà l'anno, ma non ce ne preoccupiamo più di tanto, al che possiamo dire: allora moltiplichiamo questo numero per il costo per lo Stato al giorno. Si può fare. 137 euro al giorno per questo ammontare per 365 giorni dà un costo vicino al miliardo di euro. Tra l'altro, se uno qua vuole fare lo schizzinoso, dice: ma questo è un costo, non è un costo economico. Costo economico significa costo senza considerare possibili benefici economici. Ad esempio, tante case circondariali hanno laboratori dove detenuti fanno attività artigianali che poi vendono e permette loro di guadagnare qualcosina e così anche avere meno peso sullo Stato. Peccato che, nonostante si sa che i laboratori hanno tanti benefici, poche carceri li hanno. Ma questo è un problema aperto da parecchi anni che io trovo triste, ma che altri sicuramente approfondiranno più di questo video, anche perché non è la tematica centrale. Quindi abbiamo questo costo lordo vicino al miliardo di euro. Possiamo verificarlo leggendo questo articolo del 2022. Ricordati che la data è una possibile fonte di sfasamento dei risultati di questo video. Qua vediamo che infatti il costo medio è un po' più alto rispetto a quello visto poco fa, ma il conto finale torna. Ora ci tocca verificare se questo numero torna all'interno della fonte. Aprendo la fonte, scarichiamo il comunicato stampa, lo apriamo e vediamo innanzitutto che questo comunicato è riferito al 2020, ma se andiamo in basso vediamo lo scorporo delle uscite e troviamo giustizia e sicurezza pubblica. Quindi sì, quel conto include anche i costi della criminalità, che in questo caso sono 3 miliardi e 4 perché evidentemente c'è dentro anche tanto altro, però torna. Ma questi costi sono solo i costi diretti, si potrebbe sempre obiettare. Cioè, se un immigrato straniero ruba in una casa e viene denunciato e
la polizia fa il suo lavoro e lo arresta e poi finisce anche in carcere perché non può sfruttare spessissimo gli arresti domiciliari, ma anche questo è un altro discorso. Lo Stato ha dei costi, ma anche io ho avuto un costo da quel crimine. Quindi questo saldo positivo che si vede è solo riferito alle casse dello Stato, non alla collettività, e bisogna fare una cosa che faccio in tanti altri video, che è pulire questo dato. Come? Appunto vedendo se si riesce a trovare quanto costano i furti alla collettività. Fortunatamente qualche articolo si è occupato della questione, l'articolo riprende il lavoro fatto ovviamente da qualcun altro, e se anche qui andiamo alla fonte, stesso passaggio metodologico di prima, troviamo questo studio fatto da qualcuno di noto in collaborazione con il Ministero dell'Interno, e se andiamo giù troviamo il valore presente anche nell'articolo, cioè 706 milioni di euro. Ora, i frettolosi, per non dire quelli politicamente schierati, a questo punto direbbero 500 milioni meno 706, viene fuori un saldo negativo. Ecco, questa è malafede, perché questi costi sono di tutte le persone che hanno fatto questo tipo di reato, ma come abbiamo visto prima, il totale degli stranieri incarcerati è questo, che è circa un 30%, ma non è finita qui, perché di quel 30% vanno presi quelli che hanno fatto questi reati, perché se no non è una correzione seria. E allora quest'altra fonte ci dice che gli stranieri per il 26% circa hanno commesso reati contro il patrimonio, compatibile se vogliamo con le parole reati appropriativi. Quindi se prendiamo 700 milioni per 0,313, che è la quota di stranieri incarcerati, per 0,26, che è la quota di reati contro il patrimonio, troviamo circa 57 milioni. Tutto ciò per dire cosa? Che se vogliamo vedere un saldo più corretto, ci serve prendere questo e considerare anche i costi sulla società, in questo caso solo per i reati patrimoniali di 57 milioni. Quindi ovviamente a questo punto il saldo si riduce. Tuttavia, chi ha fatto le obiezioni precedenti potrebbe dirmi: questi non sono gli unici costi che hanno sulla società, perché abbiamo altri reati come ad esempio contro la persona e gli stupefacenti. Come li calcoliamo? Ed effettivamente questa è una domanda interessante dal punto di vista della ricerca, e come puoi immaginare si aprirebbero altri 25 link o comunque fonti. Di conseguenza, se prima avevamo un saldo positivo di, sottraendo questo valore, 440 milioni circa, se includiamo anche queste altre casistiche, sicuramente quel saldo diminuirà ulteriormente. Facciamo però un attimo un resoconto. Noi abbiamo una resa di 0,5 miliardi diviso 29,08 al denominatore. Abbiamo un 1,7%. Come chiamiamo questo numero? Io personalmente lo chiamerei utile sociale. È tanto, è poco? Per rispondere bisognerebbe paragonarlo a qualcosa. Sicuramente se noi lo paragoniamo al margine operativo lordo delle aziende è una miseria, ma non è un paragone sensato, è un po' come paragonare pere e mele. Però capirai che se anche adottiamo le correzioni fatte prima, cioè i costi sulla collettività, questo numero si abbassa ulteriormente e non credo può diventare negativo. Io penso che esagerando arrivi all'1%. Mettiamola come percentuale così è più comprensibile. Chiaramente questa conclusione può sembrare cinica, però questo video è nato da una considerazione puramente economica. Torno indietro su questo fatto: questi erano i risultati del 2020, quel tanto poco si può rapportare anche ad altri anni. Se noi infatti torniamo sulla fonte e andiamo su pubblicazioni libri e prendiamo quello del 2022, sempre scaricando il comunicato stampa, andiamo sempre in basso, uscite entrate, entrate 28,2, saldo è quasi 3 volte quello del 2020. Rifacciamo il conto, 1,4 diviso 28,2
ed è quasi il 5%. Quindi sicuramente quello del 2020 è poco, qua è quasi un 5%. Valgono però le stesse considerazioni fatte di prima. Se consideriamo anche i costi sulla società, non solo quelli sulle casse pubbliche, sicuramente questo 5% si abbassa, arriverà forse a un 4%. Poi c'è anche da dire che i costi sulla collettività negli anni cambiano, magari nel 2022 sono di più. Proviamo a vedere invece quelli dell'ultimo anno disponibile, che qui libri 2023, comunicato stampa, lo scarichiamo, lo apriamo, andiamo giù, questo è il valore che ci interessa, questo è il saldo che come vedi è aumentato ulteriormente, calcolatrice, quindi non c'è significatività in questo video, inferenza bayesiana o altro di apparentemente complicato, solo numeri, aritmetica, 1.8 diviso 29.2, siamo sopra il 6%, stesse considerazioni di prima, cioè consideriamo anche i costi sulla società è un valore più basso. Riassumendo, in questo video hai visto come conoscere il metodo di ottenimento di informazioni che derivano da una raccolta di dati può portare a raffinazioni metodologiche che portano a conclusioni più precise. Questo discorso del considerare sempre più costi è una cosa che si sta facendo anche con la transizione ecologica, ad esempio tramite un indicatore che si chiama ritorno sull'energia dall'energia investita, anche per le macchine elettriche, argomento più caldo che è emerso nell'ultimo anno. Però come visto ci sono dei punti interessanti dal punto di vista della ricerca, perché alcuni dati per rendere quei costi ancora più precisi richiede qualche sforzo accademico o comunque di qualche fondazione, visto che in questo caso abbiamo questa fortuna. Quindi ben vengano certi tipi di obiezioni se possono arricchire la conoscenza per la collettività. Mi permetto un'ultima osservazione, squisitamente statistica ma con ripercussioni multidisciplinari. Qui abbiamo un saldo totale, quindi è una cosa aggregata. Non è detto che se noi disaggreghiamo per paesi o etnia, tutti questi hanno un saldo positivo. Ad esempio, si sa che alcune nazionalità straniere sono più presenti nelle carceri. Sapere quale paese ha un saldo negativo può portare a politiche migratorie più utili per la collettività, ma presumo risulterebbero incostituzionali, perché è essenzialmente una discriminazione. Però non è più il mio campo e non vorrei dare idee strane a qualcuno. Poi c'è anche da dire che questo tipo di studio ha un limite lato costi sul patrimonio se prendiamo i furti, perché nel caso della contabilità nazionale questi dati li possiamo recuperare facilmente, mentre quelli sui furti diventano molto più difficili da recuperare. Se infatti qua noti abbiamo aggregazioni sulle vittime, non sugli artefici, ma magari in letteratura si trova qualcosa anche su questo, Anche perché, come ci ricorda Gian Maria Campedelli, un criminologo accademico, varie città hanno una polizia predittiva e che quindi sanno cose che noi non sappiamo perché se le divulgassero renderebbero meno efficace la loro strategia. Ti saluto e alla prossima. Ciao!